i nostri figli, insomma, se io sono un'imprenditrice, un imprenditore, invece vogliano continuare Certo, nella certo, storia certo. dell'azienda, e quindi c'è un cambio generazionale, quindi in qualche modo arriva un giovane che sicuramente avrà dimostrato di essere all'altezza e quindi può prendere le redini come si affronta questo cambio generazionale? Ecco, questo cambio generazionale si affronta prima di tutto, allora, lasciami fare un passo indietro. Certo. È un momento molto delicato, perché è un momento in cui si intrecciano fattori emotivi e fattori razionali. No? Allora, secondo me in queste situazioni è bene avere un aiuto esterno, cioè una persona che sia in grado di capire qual è l'equilibrio tra questi fattori, fra il fattore emotivo e il fattore razionale. Vedi, questo E non- è lì dove entra in gioco il business coach. E parlo di business coach e non di consulente, perché ogni situazione è specifica, ha bisogno di un equilibrio che va bene solo per quella situazione. Quindi non è possibile avere un consulente che arriva con una best practice, no? Con un modello predefinito. Bisogna adattarsi alla situazione aziendale. che si trova. Ed è per questo che è il business coach che secondo me può svolgere questo ruolo. Io lo chiamo un ruolo maieutico, no? In cui sostanzialmente si rende consapevoli le due generazioni di come insieme possono definire un piano di trasferimento delle responsabilità, tenendo conto sia dell'aspetto razionale sia dell'aspetto emotivo. È chiaro che una volta definito questo bisogna che entrambe le generazioni siano convinte Esatto. che l'altra generazione possa fare quel passo, cioè che la generazione diciamo più anziana sia disposta a lasciare il comando e che invece la generazione più giovane sia in grado di prendere il comando. Quindi questo è il primo punto. Entrambe devono essere convinte che l'altra sia in grado di fare il passo. E se ci sono ovviamente delle remore, dico, insomma delle titubanze, da metterle subito in atto. Esatto, no? metterle sul piatto, farle emergere e parlarne. Esatto. No? Parlarne. Un altro elemento molto importante è che anche le colonne dell'azienda devono essere convinte che questo cambio stia arrivando al momento giusto. Certo. No? Perché immaginati un'azienda, non so, di 50 persone, un'azienda di queste dimensioni ha 5 o 6 punti chiave, persone chiave che hanno magari iniziato con l'imprenditore quando l'azienda era piccola. Ecco, queste 5 o 6 persone devono essere coinvolte nel passaggio di consegne. Fase, certo. Nel passaggio di consegne. Passaggio di consegne che, come per l'entrata del manager, deve essere fatto definendo un percorso con delle tappe, con degli indicatori che misurino lo stato d'avanzamento del percorso, e quindi con momenti formali in cui si dice sì, abbiamo raggiunto questo obiettivo, oppure no, e dobbiamo fare questi aggiustamenti, e magari la generazione entrante ha bisogno di, non so, di fare 6 mesi, uno stage di 6 mesi da qualche parte per imparare una determinata... Ma ci può essere una fase di compresenza, nel senso che magari la persona che lascia, l'imprenditore che lascia, può stare quanto tempo magari... Sì. Diciamo che penso che ci sia un momento proprio per far capire determinate cose, per poi piano piano allontanarsi. Esatto. E nel percorso appunto bisogna anche definire quando si taglia il cordone ombelicale, certo. No? Perché non bisogna, e qui gioca l'equilibrio fra aspetti razionali e aspetti emotivi.
una volta che la nuova generazione ha preso in mano l'azienda, è meglio che la vecchia generazione quasi non si faccia più vedere. Si faccia da parte. E mi rendo conto che è quasi una... cioè che è difficilissimo farlo, no? Perché immaginati una persona che ha lavorato 40 anni crescendo certo. L'azienda da fatturati di poche centinaia di migliaia di euro a fatturati magari di qualche milione di euro, no? È un passo molto difficile che però va messo in conto nel percorso di cambio generazionale. Assolutamente.